Ciao amici, bentornati all'appuntamento con il Dio indifferente. Siamo giunti agli ultimi capitoli del romanzo perché oggi analizziamo il 23, il 24 e l'epilogo. Yeah! Sappiate che qui trovate la playlist completa, andate a dare un'occhiata se vi siete persi qualche pezzo per strada. Sì, è stato un lungo viaggio che ancora non è finito, ma spero stiate apprezzando i miei sforzi, perciò iscrivetevi al canale e lasciate un commento qui sotto. Partiamo! I Marines sono sulle chiatte che li stanno portando rapidamente a Blood, sulle acque dell'inondazione. Rudd si interroga sul suo operato, se avesse potuto fare di più. Viene fuori che la preoccupazione dell'impero era la movimentazione di tutti quei selvaggi verso sud e non lo scioglimento dei ghiacci. Questa è stata la motivazione per mandare i fanti al lago d'argento. Nessuno si è fermato a chiedere ai fuggitivi da cosa stavano scappando. Eppure quella tragedia era stata prevista da qualche studioso. La fine delle guerre tra Tlanimas e Yagut ha portato quest'ultimi ad abbandonare le fortificazioni di ghiaccio attorno alle proprie case e questo è stato il risultato. Un effetto prevedibile. Qui vorrei soffermarmi un attimo perché l'autore ci sta lanciando un messaggio. Scioglimento dei ghiacciai uguale morte e distruzione, esattamente come nel mondo reale, dove ignoriamo i segnali che la natura ci manda e facciamo spallucce agli avvertimenti di studiosi e scienziati sul riscaldamento globale, con il risultato che quando avvertiremo il pericolo sarà già troppo tardi. Un'analogia palese che si trascina per tutto questo romanzo, ma che volevo sottolineare, anzi aggiungete qualcosa anche voi se vedete ulteriori messaggi di Erikson. Mi sembra decisamente la morale chiave del Dio indifferente. Torniamo sulla chiatta. Una donna a Teblor ammazza un suo compagno che vuole ancora uccidere i Malazan dopo quello che hanno fatto per loro. Incredibile come ancora possa passare per la mente di alcuni certa merda, nonostante i fatti palesi. La Teblor ha eliminato alla radice un problema che non si sarebbe mai risolto altrimenti. Nei pressi di Blued i sopravvissuti montano un accampamento di fortuna a cui si aggiungono Aquaketa e gli altri che si erano rifugiati in Emurlan. Arrivano anche Spindle e Holmes, che si sono salvati vivi ma visivamente distrutti. Rude viene convocato dal pugno Sevit che lo informa delle ingenti perdite che hanno subito a ovest e gli ordina di iniziare immediatamente i preparativi per viaggiare verso Blued l'indomani. Ultimo capitolo. Troviamo Rant sano e salvo con i suoi amici Jack compresi. Non dobbiamo neanche chiederci perché sono rimasti illesi, ci viene spiegato subito dopo. 3. L'assassina Shigal afferra l'anima del giovane mezzosangue per portarla in giro e mostrarle l'inondazione, cosa è successo e da dove è partita, spiegandoci che la colpa è dell'Amtoz Fellak, rimasto immobile e inutilizzato per troppo tempo. I due assistono al tentativo di Cagna da guerra di fermare l'onda d'acqua con tutte le sue energie. Sarebbe morta nel tentativo se non fosse stato per Rant che raccoglie la rabbia, il dolore e la sofferenza che possiede, sommandola a quella di tutti gli altri esseri viventi nel circondario per incanalarli nella dea Jack, in modo da fermare l'inondazione, rallentando quel fiume terribile. Che dire, tutto bello? Anzi no. Credo sia la prima volta che vedo in Malazan un viaggio nel tempo e non sono per niente soddisfatto. Non c'era un altro modo per fermare quest'onda distruttiva? Oppure è servito solo a far risaltare le incredibili abilità di Rant, che già mi era sembrato overpowered, visto che possiede una forza brutale e un pugnale stregato potentissimo. Ci torneremo in futuro su questo perché a me non ha affatto convinto. Ditemi la vostra nei commenti. Chiudiamo il discorso di Cagna da guerra, che dopo aver compreso che la propria vita non sarebbe finita contro un muro d'acqua ghiacciata, comincia a pensare alle piccole vite che porta in grembo. Ciò significa che l'animalesco amplesso con Gower, che ci siamo persi, l'ha lasciata incinta, ma soprattutto che sono in arrivo nuovi dei che andranno a popolare la fortezza della bestia. Figo.
Gower e Nilgan salutano Rant da veri amici perché prenderanno strade diverse d'ora in poi. I lupi andranno a caccia di un nuovo posto nel mondo, mentre il giovane Tablor immagino correrà verso Darushistan per incontrare Karsa. In conclusione, i Jack sono in subbuglio, affamati e agitati. Per fortuna arriva Cagna da Guerra che organizza un banchetto con gli animali morti nell'inondazione. La dea comincia a raccontare al suo popolo la storia di Rant Sventura Sangue, colui che li ha salvati proprio come lei stessa aveva predetto. Chiudiamo il romanzo con la tacita missione da parte dell'autore su Homs. Era un artiglio e lo testimonia il fatto che ha cercato il ciondolo al collo mentre pensava di doversi occupare di Malik Rel per gli errori che sta commettendo. Sul Rel non mi espongo perché non avendo letto Eslemont mi mancano sicuramente delle parti importanti. I Marines restano a guardare il fiume che porta a valle migliaia di corpi, di diversi colori e razze. C'è sofferenza nei cuori di ognuno di loro, ma anche un profondo rispetto. Se si voltano le spalle a uno spettacolo del genere, il mondo diventa un posto in cui non si vuol vivere. Un finale pazzesco che trasuda emozione a 1000. Mi sono ritrovato anch'io sulla riva di quel fiume a tentare di comprendere la tragedia che mi stava scivolando davanti, cadavere dopo cadavere. Fermatevi a riflettere anche voi su questa immagine finale che l'autore vuole lasciarci e che per forza di cose ci viene impressa a fuoco sulla retina. Qui si conclude il primo volume della trilogia del Testimone. Ragazzi, siamo alla fine, ma non temete. Data l'importanza di questo romanzo, dovremo parlarne in altri 2 episodi di commento totale tombale. Nonostante fossi partito con l'intenzione di commentare ciò che stavo leggendo, piano piano sono finito a riassumerne gli eventi, perciò restano fuori molte cose che ancora devo dirvi. Fra 2 settimane ci troviamo allora di nuovo qui per un'analisi sul libro per intero, andando a ripescare pregi e difetti. Non mancate, venite a unire i puntini insieme a me. Condividete questo video con i vostri amici appassionati e lasciate un mi piace. Alla prossima! Ciao gente!